Benvenuti in questa nuova puntata. Ci troviamo ad ovest della Turchia. Oggi partiamo alla volta dell'interno di questo paese. Esattamente andiamo in direzione Pamukkale per visitare un sito UNESCO un po' controverso. Attraversiamo una grande pianura piena di coltivazioni di fragole e vitigni, in un susseguirsi di campi arati e piccoli paesi rurali. Saranno 2 ore di strada. Per Bruto quasi 3. Ma oggi non importa la fatica della guida e non importa nemmeno il brutto tempo che rende tutto così grigio, perché ci aspetta uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. O almeno così dicono le foto di Instagram. In realtà non sappiamo bene cosa ci aspetta, ma siamo pronti per andare ad indagare e per spiegarvi meglio cosa succede in questo posto chiamato Castello di Cotone. Queste qua sono energie termali, o meglio, sono centrali ad energia termica. Tutti quei tubi che vedete, ce ne sono sparsi in tutta la campagna, pompano dell'acqua nel sottosuolo, fanno uscire il vapore che ovviamente lo raccolgono lì per far girare le turbine. Ce ne sono, sta vallata è immensa. C'è il magma sotterraneo. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving name. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Adesso ve lo faccio vedere dove siamo. Innanzitutto vi faccio vedere che girandomi c'è Bruto. Ma fra Bruto, non so se si vede, fra i 2 camper qua ci sono delle montagne molto vicine dove c'è neve e fa un freddo e stanotte siamo scesi a meno 2 gradi. E adesso vi faccio vedere dove siamo. Non è ghiaccio, state tranquilli, siamo a Pamukkale. Pamukkale è una formazione, diciamo, calcarea dove ci sono delle piscine naturali formatesi negli anni con l'acqua, appunto. Adesso andremo a vederle. Da quello che ho letto è una sensazione che non mi piace. Comunque costano, sono care, è molto turistica la cosa, però c'è anche un teatro abbastanza importante, nel senso che almeno vorrei vederlo io, ma questa è una mia cosa personale, perché sembra che il retroscena del palcoscenico sia ancora, insomma, abbastanza mantenuto bene. Ora ci sono una scarpinata della Madonna perché c'è da camminare veramente tanto, adesso andiamo e ve lo commento là, ma ho una strana sensazione. Vi dico solo questo. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my... Posteggiamo le piscine calcaree qua di Pamukkale e Mauri è un po' dubbioso. Ho una sensazione da ragno, ma non mi trema la pelle, mi trema il portafoglio. Paura che non vale la pena, cioè quello che paghi sicuramente no. Sicuramente non lo so, però. Allora è un dubbio che hanno molti viaggiatori. Adesso arriviamo là, paghiamo e poi vi spieghiamo tutto. Ci hanno fatto entrare pagando il biglietto 4 euro solo per il parcheggio, ma non c'è posto. Non c'è posto. Parcheggio qua. Dove ci sono i pullman, non frega niente. Abbiamo dovuto parcheggiare un po' fuori
Ma vabbè, pazienza, tanto... Sì, però è parcheggio, dai. Sì, dai, tanto c'è da camminare, camminiamo un metro in più, no? Una gran voglia. Andiamo di qua, andiamo di qua. Dove? Poi c'è il marciapiede. Qui fuori si vedono già dei resti delle mura dell'antica città di Hierapolis. Biglietto d'ingresso 700 a testa, 1400, fate voi i calcoli. È un po'. Mauri vorrebbe andare già col tuk tuk perché si è già stancato di camminare. Hello. Hello. You want to enter because here is very big place. We know, but it's I know. better he walk a little bit. By walking, it takes too much. We know. Ed ecco qua la prima pietra, la porta d'ingresso bizantina fatta di travertino, che qua il travertino ne hanno da Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Bene, sta per iniziare la nostra mega camminata. Qua ci sono voglia. due siti archeologici molto importanti praticamente. Quindi una pietra da una parte e una pietra dall'altra. Sì, solo che di qua è grigio e di là è bianca. Sono sempre due solite cazzo di pietre. Non erano 4. In questo caso sono 2. Allora, adesso facciamo un giro abbastanza veloce, o non so se è veloce o no, a Hierapolis. To this one or to this? Sempre i soliti rompicoglioni. Fermati qua. Che praticamente è una cittadina fondata da, dicono, no, sei fermato apposta per parlare qua? E rompere i coglioni qua. Ok. Te ne devi andare. Allora, dicevo, da una parte c'è Hierapolis, che è un'antica Canavar gibi cittadina. kanka. Suzan'a iyi bak, geliyorum ben. Ce l'ha con te questo. Boh, non lo Hadi so. görüşürüz. Vabbè. Aspetta, arriva anche il pulmino, adesso mi tira via il braccio, guarda. Benissimo. Avete fatto bene a prendere il pulmino, voi sì che siete dei fighi, io adesso lo prendo. Ah, lo prendi anche tu. Non vedete, lo prendo. Allora, Lo guido io anche. dunque, abbiamo 2 importanti siti archeologici e storici qui, dentro a questo complesso. Da una parte c'è Hierapolis, che è l'antica cittadina che dicono sia stata fondata dal re di Pergamo che noi abbiamo visitato. Sì, quante cose sa. Hai visto? Mi viene quasi da vomitare. Lui l'ha fondata, l'ha chiamata Hierapolis in onore della moglie che si chiamava Hiera, e ha costruito questa cittadina che ora andiamo a visitare per quanto è rimasto. Era il nome, Polis. Bravo! Siete arrivati, eh? Ma che Non è che sono intelligente! stupido io, più o meno. E praticamente l'ha fondata di fianco a queste sorgenti che hanno formato questo strano fenomeno calcareo. Si sono già addormentati tutti. Ho finito! E allora andiamo, dai. C'è qualche colonna qua e là, ma la maggior parte sarà ancora sepolto lì sotto. Ah, possiamo dire che abbiamo fatto un trekking. On the ground come sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no... Dopo aver scarpinato e aver fatto fatica solo per voi, bruti, adesso mi vado a fare un caffè per prendere forza. Sì. Bene ragazzi, mi sono preso il caffè. Adesso Marina vi accenna dove siamo, poi io ve lo concludo. Siamo seduti sulle scalinate del teatro, che è un gioiello architettonico splendidamente conservato. Che era quello che a me premeva vedere. Esatto. E non mi sono sbagliato. Mamma Oltretutto, questo è onore all'Italia, perché nel 1957 fu una missione italiana di archeologi a scoprirlo, guidata da Paolo Verzone del Politecnico di Torino. Tanto merito anche all'Italia perché come hanno iniziato a scavare si sono subito resi conto della maestosità di questo posto, che adesso vi facciamo vedere. Well, working 3 jobs, living out of the car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm
honky-tonk star. Yeah, a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Avete visto che figata? La particolarità è che ci sono ancora in retroscena i sottopalco completamente intatti. Purtroppo, a me questo che fa girare un po' l'anima, io pensavo si potessero visitare, perché me lo sono sempre chiesto com'erano. Come fatto? Esatto. E allora niente, non si può, ce lo godiamo dall'alto. Cercheremo di avvicinarci da dietro, però ho visto che è completamente tutto recintato proprio per evitare l'accesso in quest'area qua. Penso che sia forse l'unico, io non ho mai visto. Mai visto una roba del genere, Curioso. incredibile. Probabilmente l'unico al mondo, non lo so. Sti romani o sti greci ci sapevano proprio fare. Yeah, I'm a honky-tonk star. E uno si chiede perché nel 55 l'hanno scoperto. Quella foto lì rappresenta esattamente come l'hanno trovato. Quindi praticamente erano 4 muri che si vedevano esternamente. Tutto il resto era coperto da terra e vegetazione con alberi, quindi nascondeva e gli dava questa forma un po' particolare della collina. Poi scavando hanno scoperto cosa c'era qui sotto. Poi nei vari anni, fino addirittura al 2000, sono state restaurate, dove il 2000 hanno fatto, diciamo, l'ultimo restauro del pavimento del soppalco, appunto. Gli unici Sono gli unici cartelli Gli unici. scritti in italiano, sponsorizzati. dalla Fiat addirittura. Però è perché anche oggi i direttori dei lavori, dei restauri, resta una missione italiana. Di Torino, sempre loro. Torino. Di Torino. Infatti, come testimonianza, proprio perché diciamo i responsabili sono di Torino, sulla parte centrale c'è scritto "Oh basta là". Là in fondo c'erano le terme, ma Mauri ha detto che posso andare da sola. Questa salita non se la fa più. Non si vede nulla da sotto. Vedi? Bastano 2 piante e nascondono tutto. Ho preso una strada laterale e vado a vedere qualcos'altro che dovrebbe essere una basilica. Erano le latrine, non ci sono più le sedute come abbiamo visto a Efeso, che erano ben conservate, però ci sono le colonne tutte ancora in piedi. Più in là ci sono anche delle mura dove non si può entrare, sono pericolose, di una basilica tutta distrutta da un terremoto. Così, altro non si può vedere. All'interno c'è una parte dove si può venire a così usufruire di una piscina di acqua termale che è qui alle mie spalle, non si può riprendere, quindi faremo molto veloce. Non è piccolissima, costa 6 euro. Ragazzi, è Ratta Corridge, da 6 euro siamo passati a 8 euro. Comunque questo è l'unico punto dove potete farvi un bagno nelle acque termali, perché le vasche che stiamo per andare a vedere, che si sono formate naturalmente, sono state negli anni 70-80 un po' deturpate a causa del troppo turismo. Addirittura qua erano stati costruiti degli hotel quasi fronte piscine naturali, che poi con l'arrivo dell'UNESCO hanno abbattuto e così cercano di preservare quelle che sono le piscine, anche se sembrerebbe che adesso molte di quelle piscine, ma andremo a vedere, sono vuote. Ora non si riesce a capire il perché. Ora l'acqua calda dove andrà? Visto che c'è questa piscina qui a pagamento per 8 euro a testa. Congetture. Andiamo a investigare. Comunque adesso voglio fare la domanda a Marina. Visto che ti ho lasciato andare da sola, libera, nei prati a scorrazzare per andare a vedere. Sì, ho fatto una via romana tutta su e giù, sghemba, tutta sghemba. Che cos'è che c'era di bello? 2 colonne, 4 pietre.
così è come doveva essere la città di Hierapolis, come abbiamo visto noi, ai tempi insomma del suo splendore. Riconosciamo il teatro, poi fino alle colonne dove sono stata io, e adesso andiamo a vedere qui. Entriamo ufficialmente alle piscine calcaree di Pamukkale. Vediamo un po' com'è la situazione, a parte esserci molta gente perché è pieno pomeriggio. Famose piscine bianche di calcare che poi forma il travertino col passare degli anni, e vi faccio vedere uno, la realtà e due, la finzione. Allora, la realtà è questa. Questa parte qua ti danno il contentino, puoi pucciare il piedino, bagnarti un pochino e poi fuori da casa, ok? Poi invece la finzione, e ve la metto da questa parte qua, sono queste fotografie che abbiamo preso sul Google. Se voi andate su Google sulle recensioni, vedete queste belle fotografie con queste belle terrazze. Ecco, nella prima vasca addirittura ci sono le ombre delle persone che non esistono. Cioè, ragazzi, va bene tutto, però essere presi per il culo così. Allora, qui c'è dell'acqua incanalata, ma non sappiamo dove va. Adesso lì sotto dovrebbero esserci delle piscine, ma mi sembrano vuote. Sarebbero queste, ragazzi, sarebbero queste qui. Sì, queste sono quelle bellissime che fanno le foto per Instagram, ma come vedete sono vuote. Queste di solito si vedono in delle foto online tutte azzurre, ma se guardate delle recensioni ultimamente saranno un paio d'anni che tutti dicono che sono vuote, secche, asciutte, quindi non abbiamo capito perché non ci va più l'acqua dentro. Queste sono molto simili a quelle di Saturnia. Saturnia, anche se preserviamo il paesaggio, comunque ci si può andare dentro, si può fare il bagno, c'è l'acqua che scorre dentro e va giù e fa le cascate. Ma qui, come vedete, qui sotto c'è stato incanalato e quindi hanno interrotto il flusso d'acqua in queste piscine. Se guardate di là c'è un altro incanalamento e lì sotto sono tutta una serie di piccole piscine naturali che anche quelle sono senza acqua. Ora l'acqua adesso va direttamente a valle. Di là c'è una specie di cascata che si vede come se stessero cercando di creare delle nuove cascate. Ora non so se lo fanno per renderle di nuovo bianche, dove calpestavano era marrone, fa schifo. Mentre così si cerca magari di fare uno strato sopra di nuovo bianco e renderle di nuovo belle, però non sicuramente accessibili. Ecco l'incanalamento, scusate lo zoom, è uno zoom elettronico, e lì questo nuovo flusso d'acqua che cade. io i piedi comunque me li voglio bagnare, quindi adesso entriamo senza scarpe in quelle vasche nuove che hanno ricreato e proviamo a spingerci un po' avanti e vediamo com'è il panorama. Là in fondo. Mhm. L'indagine continua. Il mistero dell'acqua perduta. Infatti. Addirittura in questo punto qua non c'è neanche più l'acqua. Ora non l'hanno incanalata, non lo so, però se guardate è completamente vuota. Tutta questa parte qua era enorme, vedi? Queste terrazzine qua sono più piccole, ma da lì dove inizia quelle bianche ci sono un sacco di terrazzine e dietro quelle ce ne saranno degli altri, ma non andiamo neanche a vedere. Vediamo in queste due qua davanti. Le uniche vasche ancora, diciamo così, belle, fra virgolette, nel senso che vedi l'acqua azzurra e il fondo bianco, sono queste qua, ma sono tutte state ricreate. Infatti se guardate hanno le stesse dimensioni, hanno un muretto che si sta nascondendo col calcare, ma non sono naturali queste, sono state ricreate. Ora, quelle belle, quelle originali, sono quelle vuote, che hanno delle forme naturali. Queste no. Ora, a voi la sentenza, se è un posto da dover visitare per questo o no. Io ritengo che per il teatro sì, per questo forse una volta. Adesso ho i miei dubbi. Qui si entra in una parte algosa e scivolosa. È gelata, ma gelida. Ed ecco qua il muretto artificiale creato. Questo fra un po' si coprirà di bianco e quindi sembrerà, ma non lo è. Oltretutto è una cosa inspiegabile. Quelle sopra esce acqua calda, viene incanalata e va di là. Qua invece sta uscendo acqua fredda.
Sì, è gelida, cioè siamo a 10 metri dall'ingresso ed è già gelida. E non capisco perché, visto che di là si vede ancora e sono 500 metri di distanza, sì, fuma. C'è il fumo, la cascata. Quindi sembra che qua stiano mettendo acqua fredda, probabilmente per evitare che tu stia dentro, non lo so. Però è strano, non è normale. Ecco la piscina azzurra da Instagram, ma non è così. Delusione. Un tuo commento a caldo. Ero venuta per puciare i piedi nell'acqua calda termale, invece mi stanno venendo i reumatismi. Com'è che si chiama? I geloni? I geloni. Però vabbè, lo spettacolo è bello. Sì, sicuramente la natura ha creato un posto spettacolare con questo calcare bianco e meraviglioso. Però non so com'è che l'uomo ci mette sempre lo zampino e poi viene sempre una... Melma, ho detto. Melma, giusto. Mico freccia i pe. Per la serie e le indagini del crimine. Le conclusioni sono che probabilmente stanno sbiancando. Tu hai detto imbiancando prima, quindi stanno imbiancando le pareti. Ma in che senso? In poche parole, probabilmente canalizzando il flusso e facendolo uscire laddove serve, tipo là in fondo, questa cascata con il tempo, non so quanto, rifà la parete bianca. Anche perché abbiamo visto che ci sono proprio in quella zona là più strati con dei grigi sempre più verso il bianco differenti. Suppongo sia quello. Non so quanto tempo ci vorrà a ritornare allo stato naturale, ma soprattutto se poi mai apriranno ancora una zona al pubblico. Questa acqua artificiale magari rimane aperta al pubblico e intorno faranno vedere magari com'era senza poterci accedere. E qui giustifica l'acqua fredda, nel senso che per comunque sbiancare e quindi utilizzare l'acqua calda con calcare eccetera eccetera, per riempire alcune piscine fanno uscire quella fredda. Normale. Dove non ti viene manco voglia di entrare, quindi le indagini sono chiuse, Mistero risolto? caso archiviato. Bene. Mi ero dimenticato di dirvi una cosa importantissima. Questo sito che abbiamo visto si chiama Pamukkale, no? Ve l'ho già detto. Ma cosa vuol dire Pamukkale? Vuol dire castelli di cotone. Perché queste cose, piscine così, sembrano dei cotoni e sembra un castello. Fumate quello che volete, ma fumate bene. I get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on, 'cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want. Buongiorno ragazzi, finalmente sole. Sì, ma non fatevi ingannare, meno 4 gradi. Sì, colpa di Marina. Sì, perché Marina ha deciso di venire qua in un campeggio chiuso, si chiama Salda non so perché, cosa soprattutto, ma vi faccio vedere dal cartellone che cos'è. Aspetta che arrivo lì vicino. La Salda è questo buco qua. No, un lago, 6 km per 9, ok? Formato 2,5 milioni di anni fa. C'è anche il bostro di Loch Ness.
so se si riesce a vedere. È un lago, ha una particolarità, ha la sponda salata, è una cosa stranissima. Non è proprio salato, nel senso che ha un'altissima concentrazione di magnesio e per questo motivo qua ci sono, come posso dire, dei batteri che si nutrono di magnesio e diventano bianchi. Ed è per questo che le rive sono biancastre e l'acqua è blu. Ora fa freddissimo, quindi penso che anche i batteri siano belli che congelati a dormire e quindi questo bianco si veda poco. Però Marina ha voluto venire qua e adesso la vado a tirare giù dal camper perché io sto congelando per fare questo video. Comunque anche qua sono stati trovati dei resti romani, dei resti addirittura di mammut. È un laghetto, qua c'è un campeggio che in questo momento è chiuso, deve essere comunque bello di estate qua, penso che in mezzo a questo bosco è uno spettacolo. Ieri sera è arrivato anche un camper qua vicino, meno male perché sennò eravamo completamente soli, va bene, però proprio essere isolati così, sai com'è, che solo bisogno del sale, i bussi. Adesso vado a tirare giù Marina. Esci, vieni a prendere il freddo. Non ne frega niente, scendi. Ci sono. Vieni. Mi sono messa talmente tanta roba che non riesco più a muovermi. Sì. Tu, il lago è salato, non è vero che è salato. Fammi vedere. Ho letto là, è fatto di magnesio. Che è magnesio? Sì, e quindi ci sono i batteri che fanno le cose bianche. Ah, ok, vabbè, Vai interessante. a leggere. Ti si fa la figa lei. Guarda, è di una bella tonalità blu cobalt, Di estate. come la mia sciarpa. Ma solo di estate lo vedete, perché adesso è tutto congelato, ve l'ho già detto. Ma veramente? Ecco, così c'è anche Mauri, posso parlare, c'è anche lui nel lago. Vuoi andare nel lago? Sono il mostro. Fai parte dei mostri marini. Ma che pirla. Allora, l'hai detta la cosa importante? Quale? Come mai è blu? No. Allora, è blu a causa delle rocce di magnesio che ci sono sul fondo di questo lago. Ho detto che ci sono i batteri che mangiano il magnesio. Ok, perfetto. La cosa Che però caccano bianco. La cosa però incredibile è che questo lago è uno dei 2 posti sulla Terra che ha la superficie terrestre uguale alla superficie di Marte. Così c'è scritto, oh, mica me lo sono inventato io. Vuol dire che su Marte c'è l'acqua. No, vuol dire che ci sono queste rocce di magnesio. E c'è anche il mostriciattolo qua. Quello può darsi, noi non lo sappiamo però. Io adesso alzo il drone perché là non ci fa un freddo velocissimo. Spero che il drone non crolli per il freddo, perché può succedere. Eventualmente non vedrete l'immagine. Io vi saluto, poi lei faccia quello che c'ha voglia. Io vado a fare 2 passi per vedere il lago. Chiaramente non farò tutto il giro perché si muore. Questa mattina c'erano meno 4 gradi, non so se ve l'ha detto. L'ha detto. Sì, perché colpa mia. Oh, ieri le ho cannate tutte. Mi sono fermata a comprare dei dolcetti e sono risultati dei dolcetti di merda. Ho scelto dei dolcetti, alla fine erano fatti con la pasta di ceci, ragazzi. Ceci sono buonissimi, ma fatti dolci è stata una roba. L'unica volta che Mauri si è rifiutato di mangiare dei dolci. Pensate voi. Mi avvicino nella speranza di vedere qualcosa di più del fondale o del terreno, però forse davvero la cosa migliore è far volare il drone. Vediamo un po', si vede. L'acqua è trasparente, si vedono queste rocce. Ma adesso sta arrivando il drone e lascio a lui le immagini migliori. Life too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your light, wanna be your home. Ooh, are you home?
sarebbe l'acqua per i cani. Si è congelata, poverini. Infatti sono là vicini alla canna dell'acqua. Mi sa che conoscono il contenitore perché mi stanno correndo incontro. Allora io ve lo metto qua, poi mettiamo la canna qui, ok? Aspettate un secondo, aspettate, questo deve andare qui dentro, un secondo, non toques, no toques. Ma che cavolo me lo mordi, come faccio? Vabbè, io apro. Guardalo povero, fammelo mettere qui, testina. Avevate sete. C'è una gomma lunga 500 metri, no 500 no ma 50 tutti. È arrivata la banda, guarda. Volevo parlare. Ma secondo me loro apprezzano. Volevo parlare dei dolci tremendi che ho comprato ieri, ma forse loro sono interessati. Secondo me loro apprezzano, vero che voi apprezzate? Allora, cosa è successo ieri? Abbiamo visto per strada un cartello che ho scritto le blebi, e Mauro dice questa è roba da mangiare, io dico fermati, compriamo. Sono scesa da sola e ho avuto il compito di scegliere in questo negozio. E l'hai sbagliato, allora, mai più un errore. Le blebi sono tutte cose di ceci praticamente. Cos'è successo? Ho comprato dei ceci secchi da sgranocchiare che sono buonissimi. Poi ho detto ciao, proviamo anche due dolci di ceci. Ma quello lì ancora, quello lì questo? Sembra zucchero filato, ci sta anche. Fallo vedere da vicino perché sembra canapa, quella degli idraulici. È vero. Quella da mettere nei termosifoni. Però ha ancora un gusto di pistacchio, ci sta dolciastro, ma si ci sta. scioglie in bocca tipo zucchero filato. Esatto, ecco, per dire. ma questi sono una roba immangiabile. Io do il cane. Una te, mangia più. Hello, Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man, I hope it treats you right. Oh, bellissimo tutto, però hai visto sto cartello che interessante? No? Guardalo. Ristorante che fa colazioni, gozleme, toast, kebab, kofte, quindi polpette, colazioni, toast, patate, un po' di tutto. Peccato che è chiuso, se no ci fermavamo già. But some things stay, no matter where you go. Do you still love me, Liza, babe? Please tell me yes or no. When the world turns ugly, we turn inside. Try to find a good thing we can stand behind. All my friends tell me she's the one that got away, but you never left me like a ghost you stay. There's nothing else worth thinking of when you find the one you love. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. Ragazzi, stiamo attraversando una zona da quel lago che abbiamo lasciato che è impressionante perché sia a destra che a sinistra ci sono montagne con un marmo che almeno credo sia un marmo che stanno estraendo bianco, come quasi il nostro marmo di Carrara. Non so se riesce a zoomare male, ma è una montagna intere. A destra vediamo altre cave di marmo. Adesso la nostra attenzione si è spostata su questo massiccio che abbiamo davanti. È una cosa incredibile. Noi siamo ancora a 1200 metri di quota. È un freddo cane. Abbastanza. Però ci siamo
Vabbè, la catena montuosa che si sviluppa a ovest di Antalya raggiunge picchi di 2500 metri. Pensavamo di più. Sì, sembrava molto di più. Infatti secondo me ha sbagliato Marina. Ha sbagliato Wikipedia allora. Ti porto in una chicca in un ristorante. Andiamo. Cotte? No, cotte no e... Io te lo dico Non so cosa ho ripreso, non riuscivo a riprendere perché il bancone era altissimo. Spiega un po' cosa è successo. Che ne so, abbiamo ordinato 2 piatti che non ho capito cosa sono. Uno dovrebbe essere uno stufato di carne, quello che hai preso tu. E io un panino, Con una specie di kebab di pollo. teoria. Invece Sach Kavurma, per farci capire cos'era, ha tirato su 2 pezzi di carne un po' neri, no? Ha detto No, questo. No, penso che sia una zuppa secondo me sono buone tutte e 2. Bene. Tanto al massimo, ragazzi, caghiamo. E poi abbiamo preso i soliti Ayran Veramente una droga. Siamo seduti qui. con la tovaglia di felpa. Guarda, col freddo che ho mi fa anche piacere. Comunque fa freddo per colpa tua, sappilo. Lo so, sono io che ho detto di venire qua. Stiamo viaggiando, al lato della strada c'è il ghiaccio, neanche la neve, il ghiaccio proprio, cioè proprio spessore così di ghiaccio. Ci sono 5 gradi. Le fontane ghiacciate, cioè io non vedo l'ora di arrivare cioè abbiamo ancora 100 km, ma li faccio tutti. Costa di viaggiare anche alle 3 del mattino, non frega niente. Sì. Sì. Gli effetti a semplici. Sto accompagnato dai sottacetini piccanti. Capiamo. 3,50 €. Sei svenato. Non è sbagliato lui. Ma va. Per i prezzi del pueblo. È giusto, è giusto. Guarda. Comunque erano buoni. Andiamo, see you later! Questo è il picco. Vai, con la neve. Forse è un po' che non la vedevano anche qua, se si fermano a fare le foto. Sì, mi sa che sì, perché non è normale. Questo freddo, quindi probabilmente qua non è che nevica sempre. Nevica qua in punta perché i paletti della neve ci sono. Però si vede che era un po' che non la vedevano. E mi sa che adesso l'hanno vista per bene. Guarda che roba, guarda che roba. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. Secondo te qua c'è la polenta? Non lo so, ma polente fonduta. Che spalle. But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know. In pochi chilometri, forse uno, siamo passati da 1300 metri a zero. Così. Anche al discesore non finiva più. E adesso siamo, non so, 50 metri sul livello del mare, cioè 100 forse, e ci mancano ancora 11 km e arriviamo alla nostra fantastica destinazione. Ma davanti vedete una montagna, quindi come saranno questi 11 km? L'importante è che abbiamo già una temperatura di 18 gradi. Well, you might think you drive me insane. I made the game that you're trying to play. You know, I think that maybe you should know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know there's some things you can't take back. There's some things you just got to let go. È successa una cosa bellissima, a parte che oggi è giornata dove ci hanno fermato la polizia. L'abbonamento alla gendarmerie oggi abbiamo. 1, 2, 3 Posti di blocco ci facevano sempre segno di fermarci, poi non controllavano nulla. No, uno ha controllato i documenti, ha guardato i timbri che le avevamo, va bene, ok. Però c'è successa una cosa strana. Quello lì è stato bellissimo perché Sì. ci ha fermato un poliziotto, guarda dentro, guarda mi fa.
guarda, faccio sorridendo. Marina, tu cosa hai fatto? Io pensavo, cioè, questo gesto da noi significa cosa vuoi o che cacchio fai, cioè, Guarda, fa. ma con la faccia sorridente che ti fanno. E io pensavo che volesse dire ma come hai fatto ad arrivare fino a qui? Vabbè ragazzi, comunque alla fine questo qua come gesto In Turchia vuol dire tutt'altra vuol cosa. dire che figata, che bello che è. Ma è stranissimo vederselo fare. Veramente, anche perché ve lo fanno con una faccia sorridente, vi fanno proprio così. E tu dici, ma c'è qualcosa che non va, cioè il gesto non coincide con la faccia. Quindi abbiamo dovuto studiare, perché c'era successo anche oggi al supermercato di due signori che si sono avvicinati, È vero. tutti e due facendo Che cazzo ci fate qua voi? e io dicevo, sì, siamo arrivati dall'Italia, ce l'abbiamo fatta, come per dire, ma come avete fatto ad arrivare fino a qua? Giusto per farvi capire, ragazzi, ci sono tante usanze Sì, infatti. e i modi di dire, i modi di fare che sono diversi dai Non nostri. dobbiamo neanche mai fare così, Questo vuol dire ok? Non si dice, perché è un insulto tipo il buco del culo di tua madre, una roba del no, genere. forse era un insulto per gli omosessuali. Vabbè. Ascoltate ragazzi, adesso lei dai qua meno 4 gradi finalmente siamo arrivati ai 18 gradi, ok? Sembra un posto di merda lo veramente. stesso, nel senso che cioè di merda, non so, siamo qua dove c'è una montagna, cava, non si capisce bene, è il retro del depuratore. Boh. Quindi ragazzi siamo riusciti a trovare un parcheggio qua in un cos'è la Laguna Blu, cos'è sta cosa? Sì, una laguna, Mhm. solo che come non so se si è visto un po' dalle immagini, siamo passati in una zona piena di hotel e cose un po' Comunque costose. è una zona dove c'è gente che ha i soldi, quello sicuramente, però ve la facciamo vedere domani andiamo a vedere questa Laguna Blu, anche perché come vedete il sole sta scendendo, io sono un po' stanco dopo 200 km in mezzo su e giù per i monti col freddo, il gelo eccetera eccetera e quindi ci vediamo domani. Ciao. Però ragazzi, sti romani ci sapevano proprio fare, devo dire. Forse l'hanno fatto i greci, non No, lo questo so. hanno fatto i romani. Hanno fatto i greci. Non lo so più. Vabbè, sti romani o sti greci ci sapevano proprio fare. Pergamo. Sembrava Machu Picchu. Io sono macio. Tu sei Picchu. No, tu sei piccio. Dai, avvicinati. La neve?